Viaggiare ci arricchisce culturalmente e mentalmente. Lo facciamo appena ne abbiamo la possibilità, è il nostro hobby preferito. E in questo momento stiamo passando 48 ore, un weekend, un sabato e una domenica a Vienna. So many days is yet to come. Many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive, getting out alive. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Sunrise, I will thrive. Getting out alive, getting out alive. When you find that open door, you gotta let them love you more. Tender hearts will always fight darkness of the light. Appena usciti dal gate c'è la CAT City Airport Train che in 16 minuti ti portano in centro a Vienna. Siamo arrivati dall'aeroporto col treno, adesso dobbiamo prendere l'autobus che ci porta all'albergo, avanti di là. Caffè Central, storico, dal 1876, dobbiamo provarlo. Qui ci troviamo nel complesso di Hofburg, che occupa l'ampia zona degli antichi possedimenti imperiali, dove troviamo vari musei, una cappella, una chiesa, la Biblioteca Nazionale Austriaca, la Scuola di Equitazione e l'Ufficio del Presidente d'Austria. Noi abbiamo visitato gli appartamenti imperiali e il museo di Sissi, accompagnati da un'audioguida in italiano. La visita al Palazzo Imperiale dura circa 2 ore e le immagini che vedete riguardano il piano inferiore perché al piano superiore è vietato fare foto e video. Comunque potete vedere i lussuosi servizi di bicchieri, oggetti d'argento e di porcellana della cucina imperiale. La visita al castello di Hofburg devo dire che merita molto, ve la consigliamo. Bisogna venire qui sul presto, noi siamo entrati verso le 9 di mattina e il giro dura circa 1 oretta e mezza, 2. È la famosa residenza della principessa Sissi. Va bene, adesso cerchiamoci un posto dove andare a mangiare. A me piacerebbe provare la Wiener Schnitzel. Ristorante, pizzeria, ah no, questa è la sosta. La sosta no perché è italiano. Io voglio mangiare austriaco. No, andiamo dove hai detto tu. Ho ordinato una Wiener Schnitzel, un goulash e una birra, Weisser e acqua naturale. GG ragazzi. Bella mangiata, ristorante molto buono, devo dire che il goulash spettacolare, ve lo consiglio. L'indirizzo del ristorante ovviamente in descrizione.
E adesso continuiamo alla visita della città. Direzione biblioteca. Questa è la Biblioteca Nazionale Austriaca, fu fondata nel XV secolo dagli Asburgo e venne chiamata Biblioteca Imperiale di Vienna fino al 1920. All'interno lo scalone conduce alla Sala Magnifica, 78 metri di lunghezza, con al centro una cupola affrescata nel 1730 da Daniel Gran. Questa è la biblioteca più ricca d'Austria. Eccoci qui davanti al caffè Sacher dell'hotel Sacher, famosissimo per la omonima torta Sacher, e ovviamente noi ci faremo la fila per mangiarci una bella fettina di torta, una super fettina di torta. Questa è la coda, arriva fino laggiù. Sono 360.000 torte all'anno. Torta Sacher mangiata con la panna e un ottimo caffè. Certo che dopo una torta così non si cena. Ma sei fuori. Si cena, si cena. Qui ci troviamo sul retro dell'hotel Sacher, dove puoi comprarti la torta e te la confezionano nelle scatole di legno come facevano un tempo. Credo che Valentina sia entrata, vado a raggiungerla. Comunque, al di là che abbiamo mangiato questa Sacher, non so se a voi piace, se è uno dei vostri dolci preferiti. A me personalmente non fa impazzire, ma devo dire che qua la fanno bene. Poi accompagnata con la panna montata è stata veramente è buono, ti dà una carica. È proprio quello strato di marmellatina lì che non ci sta, ci avrei messo della Nutella. No, al posto della marmellata, quella cos'era? Marmellata di albicocca, io avrei messo una marmellata diversa. Sai cosa in mezzo ci sta bene? Molto bene. Ci sta bene uno stratino di crema di latte. Siamo al quartiere popolare di Hundertwasser. Potete vedere come si legge lì in alto. Questo è bellissimo, mi piace moltissimo, mi piacerebbe vivere qui dentro. Sì. Stiamo prendendo la linea U4 in direzione Schönbrunn, il castello di Vienna. Quindi verso da qua Schwedenplatz, a destra. è arrivata. Hey, he's got me looking quite beige, got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me, I need something fast, I need something to last and give satisfaction, no. Help me, grab his right arm, help me, I'll take the left, oh help me, interrogate him. How big is your love? Tell me how high is your Ci stiamo dirigendo verso la chiesa di Santo Stefano e se riusciamo saliamo sopra la cupola per vedere
il panorama della città. How big is your love? Tell me how high is your patience? Oh, can I be saved? Per salire sopra la torre più alta non bisogna entrare dentro la chiesa, ma bisogna andare sul retro, praticamente noi andremo lassù e si va a piedi. Tell me, what is the use? Tell me, there's no more compassion. No, no. Come and find me under these 343 scalini su e 343 scalini giù. La parte più difficile è stata incontrare le persone perché è strettissimo. Alle mie spalle c'è l'ingresso del quartiere ebraico, c'è una bella piazzetta dentro con un monumento ai caduti e c'è anche la casa dove ha abitato Wolf Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Wolf. Ha abitato Wolfgang, Amadeus ha detto Wolf. Ultima tappa, Caffè Central di Vienna. Prima di andare all'aeroporto ci facciamo un bel caffè e un'ultima fetta di torta. È un famoso caffè costruito nel 1876 al piano terra della Borsa di Vienna. È un polo culturale della città. E siamo di nuovo in aeroporto, le nostre 48 ore a Vienna sono terminate, stiamo aspettando il nostro volo che ci riporta a Milano. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto e che vi possa aiutare a organizzarne uno vostro. Scriveteci qui sotto nei commenti le vostre domande, lasciateci un like se vi va e se vi va ovviamente iscrivetevi al canale. Ciao!